15, 30, 45, 60. Ebbene sì ragazzi, 60 kWh di potenza da erogare a casa vostra con il vostro impianto fotovoltaico. Questa colonna che avete visto, formata da 4 batterie della Mani, servirà proprio a creare tanta energia disponibile per il giorno, la notte, per la vostra macchina elettrica e quant'altro. In questo video, che fa parte di questa playlist sui mega accumulatori, ebbene partiremo con un solo pacco batterie, ovvero faremo la configurazione del BMS della Seplos all'interno di questa batteria. Vedremo l'installazione da computer attraverso i cavi che la Mani vi dà in dotazione e vedremo esattamente come si effettua il settaggio del BMS, che serve, ve lo ricordo, a controllare le celle. Il BMS non è come il regolatore di carica che serve a permettere alla corrente del sole di entrare in maniera dosata e calibrata, anche lì attraverso un altro settaggio, ma il BMS è la protezione delle batterie. Oggi le batterie al litio devono essere sempre montate col BMS. Ho fatto dei video molto interessanti, BMS sì o BMS no. Alcuni amici del canale hanno fatto dei test, hanno fatto delle prove che stanno funzionando, però io consiglio sempre di utilizzare il BMS per controllare le vostre celle. Ovvero, se una cella esce in tensione o va in sotto tensione, ebbene il BMS protegge proprio questo, cioè il fatto che la cella si rovini in maniera permanente. Torniamo a noi ragazzi. In questo video vedremo la configurazione del BMS, dopodiché nei video successivi vedremo anche il posizionamento di tutte le celle in parallelo per avere tutta questa potenza e anche oltre. Vedremo nel video futuro tante cose veramente interessanti e qui la potenza sta oramai crescendo in maniera esponenziale. Ragazzi, iscrivetevi al canale e partiamo subito con questo video. Ebbene ragazzi, non ci resta che connettere il cavo che ci viene dato in dotazione dalla Mani e procediamo subito all'installazione del software e dopodiché alla configurazione del BMS della Seplos. Adesso avvicinerò la telecamera in modo da vedere lo schermo e vediamo il comportamento della batteria. Buona visione. La prima cosa da fare è aprire la finestra di Windows e andare sulle impostazioni. Quando siamo sulle impostazioni, ragazzi, scegliamo data, ora e lingua. A questo punto ci spostiamo su impostazioni qua, dove c'è la data, l'ora in un formato regionale. Si apre una finestra dove voi non avete ancora questo. Io l'ho introdotto, vedete, qui c'è la scelta di tutte le nazioni. Dovete aggiungere Cina. Qui al momento voi trovate solamente Italia o niente, dipende cosa avete impostato in precedenza. A questo punto abbiamo fatto la prima impostazione, che è questa. Passiamo sempre qua, clicchiamo ancora qui a destra e si apre questa finestra. Scegliamo area geografica, cambia data, ora e formato dei numeri. Qui abbiamo il formato, vedete? Day, month, year. Noi cosa facciamo? Lo modifichiamo, ovvero impostazioni aggiuntive è quello che dobbiamo cliccare. Quando abbiamo cliccato qui, qua non si vede perché è in piccolo, c'è una virgola. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere un punto, quindi andiamo a selezionare e sulla tastiera schiacciamo appunto il punto. A questo punto modifichiamo la virgola con il punto, facciamo OK. Ok, chiudiamo questa finestra e abbiamo finito. Qui abbiamo la possibilità di vedere adesso i volt secondo quello a cui siamo abituati, cioè 50,20, 51,30 e non, come avverrebbe senza questa modifica, 4752,000, cioè ci porrebbe alla fine la visualizzazione dei decimali a 4 cifre per volta. A questo punto apriamo i software della Mani. Io li ho messi tutti in una cartella e se ne aggiungeranno altri sia per il parallelo che per tutti gli inverter, quindi questa cartella diventerà sempre più ricca di tutte le informazioni che ci servono per fare i settaggi dei BMS, nonché tutti i paralleli.
Apriamo il software mani, l'ho chiamato così. Qui c'è Battery Monitor versione 2.1.12. eccetera eccetera eccetera. Noi clicchiamo qui e troviamo il Battery Monitor, questo è il file executive, l'applicazione. Doppio clic e si apre il nostro software. A questo punto allarghiamo la finestra. Quello che c'è sotto lo possiamo anche togliere, non ci serve più, quindi questo lo andiamo a chiudere. Questo è il software di controllo del BMS della Seplos. Qui faremo tutti i settaggi, qui vedremo tutti i paralleli, ragazzi, dal pacco 1, pacco 2, li vedremo tutti insieme, li potremo settare tutti come vogliamo noi. E a questo punto la procedura qual è? Andiamo qui dove c'è scritto Import Protocol, cliccheremo, vedete qua c'è scritto 7S, 8, 10, 11, a noi interessa l'ultimo, 16S, dove c'è scritto N, che significa inglese. Non clicchiamo quello precedente, che se no ci apre la finestra cinese. Ebbene, cliccando sull'ultimo, noi lo apriamo e abbiamo importato, diamo l'ok qui ragazzi, e abbiamo importato il protocollo. Avendolo importato, adesso lo dobbiamo attivare. Vedete qua, la COM3 alla quale si è connesso il mio computer, qua in alto a destra, è quella scelta da lui. E io ho impostato 19.200 come rate, ok? A questo punto schiacciamo Connect e lui ci aprirà esattamente quello che vede all'interno della batteria, all'interno del BMS della Seplos. Questa è una batteria che ho scaricato, vedete che si trova a 47,44, quindi è una tensione molto bassa. Andremo a impostare adesso tutti i parametri. La cosa molto importante e significativa la vediamo su questi due parametri qua, vedete? La prima in alto a sinistra è il massimo voltaggio, cioè la cella con la massima tensione si trova a 2,969 e quella con la tensione più bassa si trova a 2,960. Abbiamo 9 millivolt di tensione tra le celle, nonostante la batteria sia così bassa. Lo stato di carica, lo state of charge è così basso. Ragazzi, una cosa molto importante: quando lo state of charge non riceve mai un punto di azzeramento sia sotto o un punto di massima carica sopra, lui non riesce a capire a che punto si trova. Ecco perché ogni tanto dobbiamo portare le nostre batterie alla massima carica e alla massima scarica. Le imposteremo tutte da video, ovviamente. A questo punto la prima cosa da fare è il login. Schiacciate qua e dovete mettere quello che è uguale per tutti, le due voci che sono admin e la password è uguale, admin. A questo punto siete entrati. Cliccate qui, Upload Parameter, e qui si apriranno tutti i parametri della Seplos. Sono due finestre, questa e questa. Ragazzi, qui voglio fare una parentesi perché vi faccio vedere quanti sono i parametri, guardate come stanno scorrendo. Li state contando, qua ci sono i numeri, vedete qua sulla sinistra? Ebbene ragazzi, i parametri sono tantissimi, sono 86 sulla sinistra e poi ci sono tutti questi sul lato destro, vedete? Dopo aver aperto la finestra per il settaggio dei parametri, andiamo a zoomare proprio su questa area, che è quella che interesserà a noi, e andremo a settare tutti i parametri che interessano in base alle impostazioni della nostra batteria. Procediamo. Allarghiamo anche un attimo le finestre di lettura sui nomi. Eccole qua. Accorciamo quelle dei valori, in modo da poter leggere bene tutto quanto. Questa è relativa, quella dei numeri accorciamo anch'essa, così vediamo di allargare queste dei nomi che sono quelle fondamentali. Eccoci qua. Allora ragazzi, il primo parametro, questo, viene identificato come 3,5
Invece il parametro che ho pensato di mettere io in questo, che è ovviamente tutto un test da vagliare, da valutare, alla luce anche dei paralleli che ci saranno, quante potenze in ballo condizioneranno l'utilizzo di questi parametri. Quindi questo è quello che possiamo definire un parametro di esperienza che a motivo degli anni posso dire essere corretto, ma che sarà sicuramente nel tempo aggiustato, come già avete visto per quanto riguardava il toroidale, il bestione arancione, nonché le pevere, gli ibridi e quant'altro. Allora qui io inizierei a mettere un parametro diverso. Questo qui metterei non 3,50 perché è troppo alto, ma metterei 3,43. Questo che parametro è, ragazzi? Ebbene, è un parametro che serve a identificare il valore massimo della cella, e qui inizia da parte del BMS, da parte dei MOSFET del BMS, una limitazione in corrente, ovvero rallenta l'ingresso della corrente. Possiamo chiamarlo un pre-bulk, dove lui comincia a far entrare meno corrente. Siamo alla soglia del 3,44, quindi siamo praticamente vicinissimi a quello che stabiliamo già per quanto riguarda le PEVER. Nel parametro successivo abbiamo la ripartenza, cioè se lì ha limitato l'ingresso, qui lo fa riaprire, ovvero ci dà la possibilità di ripartire con la massima potenza. E qua io ho messo 38. Perfetto, quindi sono due parametri vicini, sembrerebbe quasi un bulk e un float. Andiamo adesso a questo è il parametro che riguarda l'intervento nella tensione minima e il relativo recovery, che è quello successivo, vedete? Qui ho deciso di mettere 2,9 su questo, quindi lasciare questo di default e abbassare invece questo, che il 3,1 non mi piace perché non mi fa utilizzare la batteria al massimo, di mettere invece 3, quindi 3 volt. Questo è il parametro di overvoltage, cioè di protezione da sovraccarica. Qui vedete che i cinesi hanno messo in automatico 3,65 perché giustamente le celle litio ferrofosfato possono sopportare il 3,65 per cella, ma non è il nostro caso perché noi non vogliamo caricare assolutamente le celle a questo livello. Ecco perché metteremo qui quello che ho stabilito anche per gli altri parametri nei vari inverter e nei vari regolatori di carica, cioè il 3,44. Invio, e la ripartenza, cioè il recovery, cioè la condizione di ripartenza della carica, su questo overvoltage recovery, invece di 3,40 ho deciso di mettere 3,37, che è un pelino meno dei bulk. Ok, ci tengo a dire una cosa, ragazzi, questo parametro, questo è importante perché collabora con le PEVER a interrompere la corrente. Chiaramente è un parametro che può essere anche aumentato. Se voi dite voglio caricare di più, voglio fare 3,45, 3,46, tenete presente che questo parametro è quello che influenza fortemente il bilanciamento, quindi quando le celle arrivano a questo punto, soprattutto con tanti ampere in ingresso, ebbene comincia lo sbilanciamento, quello serio. Quindi prima di alzare questo parametro fate un'attenta valutazione. Vi ricordo anche una cosa: quando la batteria arriva a questo livello e il BMS della Saplos nel parametro 4 vede 3,44, se avete impostato questo, ebbene qui il SOC va automaticamente al 100%. Questo è un punto molto importante per l'aggiustamento del SOC, che finché non arriverà qui e finché non scenderà al parametro che vedremo dopo, non riuscirà mai a capire il reale stato a cui si trova. Ebbene, andiamo avanti adesso con gli altri parametri. Abbiamo visto fino al parametro numero 5. Adesso il 6 e il 7 riguardano esattamente i parametri contrari, cioè quelli di minima. Ebbene, qui ho deciso di modificare da 2,7, che mi sembrava basso, mettere 2,8, e questo di recovery under voltage metterlo a 3.
Questi sono i due parametri dove comincia a segnalare che la batteria sta cominciando ad avere una tensione bassa. Passiamo adesso al parametro 8, perché vi ricordo che tutti i BMS hanno un equalizzatore interno e quindi questo equalizzatore, questo bilanciatore fa un suo lavoro. Dato che quelli dei Seplos non sono attivi ma sono passivi, ebbene hanno un consumo di corrente quando vanno a bilanciare le celle. Ecco perché non voglio farlo assolutamente lavorare ed è per questo che lo terrò molto alto, cioè lo tengo nelle emergenze, cioè il momento in cui dovesse esserci un'emergenza, allora gli permetto anche di assorbire un po' di corrente. Non è che fanno un disastro, però sprecare corrente non mi piace, quindi io lo metterei, ripeto, sono sempre dei test e poi vedremo come si comporta nel tempo. Lo metto a 3,48 dove non arriveranno mai le celle, quindi lui non lavorerà mai. Per quanto riguarda invece il parametro 9, stiamo parlando della Battery Low Voltage Forbidden Charging, cioè qui è un punto critico. Loro dicono quando la cella arriva a 1,5, cioè qui siamo all'emergenza massima. Io dico no, qui siamo all'emergenza massima quando siamo non a 1, 1,5, ma quando siamo a 2, ragazzi. Quindi sotto i 2 siamo già a emergenza massima. Quindi 2 volt lo chiamiamo allarme assurdo, non deve mai arrivare una cella a quel livello. Il parametro 10 riguarda la tensione totale, cioè al di là delle celle singole, il momento in cui c'è un'anomalia per cui sale la tensione della batteria e arriva a 56 volt, lì parte un altro allarme di interruzione di alimentazione delle celle e io lascerei 56 perché potrebbe accadere anche in funzione di alcuni picchi. E il parametro successivo, ovvero l'11, riguarda esattamente la fine dell'allarme, cioè quando riportiamo le celle a 54 volt. Questo avviene tutto in automatico perché i MOSFET saranno quelli che interrompono l'ingresso e l'uscita delle varie tensioni in funzione di queste impostazioni che, ragazzi, reputo fondamentali. Stiamo facendo questa prima impostazione e vediamo come si comporterà nel tempo. Bene, l'allarme batteria scarica. Quando è che scarica una batteria? Io lascerei per adesso questo default, cioè il parametro 12 lo lascerei a 46,4, non farei modifiche, va bene, è bassa, è sempre meno dell'inverter, quindi andiamo a vedere come si comporta. Possiamo anche mettere 45 per allinearlo con quello che erano i parametri di un tempo, però per adesso lasciamo così. Ricordiamoci che il BMS l'inverter deve intervenire prima di questo parametro, ok? Il parametro 13 riguarda la Total Pressure and Low Pressure Recovery, 48, possiamo lasciare anche questo. Andiamo avanti, vediamo il 14. Questo è l'Overvolt Protection, questo è lo stadio finale. Quando è che io BMS dico basta, sta entrando troppa roba, fermo tutto a 57,6? Potremmo anche lasciarlo in funzione di alcune escursioni che potrebbero avere a volte tanti pannelli, impianti importanti con tanti ampere. Quando arriviamo a 53,8, 54, una nuvola copre, poi riappare il sole, gli ampere potrebbero buttare su a queste tensioni, però a me sembra alto. Io qui abbasserei un pelino e metterei 57. E il ritorno alla normalità avviene col 54. Scendiamo ancora un attimo, siamo al parametro 16, cioè questo riguarda invece l'undervoltage, cioè le tensioni basse. Qui hanno messo 43,2, possiamo anche lasciarlo come default, e invece quello della ripartenza non lo lascerei alla soglia stabilita prima, ma metterei invece 47. Ok, anche questo è aggiustato. Parametro successivo è il limite massimo dove, che ne so, si interrompono i regolatori di carica da un corretto funzionamento, cominciano a salire perché non hanno perso i parametri, che non so, cose strane, devono praticamente il BMS vede una salita di tensione e dice basta, mi devo arrestare, devo fermare tutto. 63 è alto, io qui assolutamente metterei 60.
proprio come limite massimo dei volt. A questo punto il 19, è finita l'emergenza, torniamo alla normalità. La normalità non è certo 61, ma comincia a rifunzionare quando c'è un 56 e comunque non caricherà perché ci sono gli altri parametri a bloccare, però intanto gli abbiamo detto qualcosa è successo, sei sceso e quindi puoi ripartire col corretto funzionamento. Andiamo al parametro 20, qui entriamo nel campo delle temperature. Io lascerei tutto così e la cosa che noto fortunatamente finalmente è che in Cina hanno capito che queste celle non devono essere caricate quando la temperatura scende a 0 gradi. Difatti le temperature massime lasciamo sempre 55, 50 eccetera. Vedete qua discharge protection a meno 15, perché quando la cella si scarica può anche scaricarsi a meno 15 anche oltre, ma non deve mai caricarsi, cioè essere caricata quando le temperature sono sotto lo zero. Difatti tutti questi parametri di temperatura che abbiamo visto, adesso non li voglio scorrere, se no vi faccio andare insieme la vista, sono legati a questo. Vedete qua environmental under temperature will recover 0 gradi, loro hanno come limite questo ed è corretto. Bene, passiamo adesso a parametri interessanti che sono il 58 e il 59, che questi vanno aggiustati perché voi avete comprato un box, l'avete autocostruito oppure avete comprato uno già pronto. Ebbene il 58 dice la capacità delle celle che avete preso quant'è. Io ho preso queste da 300 A, ho messo 300, ma se acquistate celle da 280, qui dovete mettere 280, non 300. E allo stesso modo anche lo state of charge cambierà, perché è a 280 A, che lui si considera al 100%. Ecco che questi due parametri consecutivi vanno modificati. Ok? Un altro parametro l'ho visto prima, ve l'ho indicato prima e ve lo ripeto adesso, è il parametro 62 dove riguarda ancora l'equalizzazione, cioè il bilanciatore interno parte a una differenza di, dicono loro, 30 mV, invece io non voglio mai farlo partire, ecco perché farò qua 80 mV. Non sono troppi, non sono in emergenza, non dovrebbe mai arrivarci, però se ci arriva allora voglio la cooperazione del bilanciatore attivo del BMS insieme a quello che c'è già all'interno del box, in modo che entrambi evitino la salita oltre gli 0,80. E qui, per evitare che poi arrivato a 0,80 lavori fino a sotto eccessivamente, metterei 0,60, così il suo lavoro è molto rapido. Ecco qua, 0,60, cioè a 0,80 lui inizia a consumare corrente bilanciando e a 0,60 ferma il suo processo, quindi è solo da considerare in emergenza. Ok, questi sono tutti i parametri, ragazzi. Adesso chiudiamo anche questa finestra. Qui siamo usciti dalla finestra di programmazione e abbiamo la visuale globale di ciò che sta avvenendo nella nostra batteria. Qui abbiamo nessun allarme, qui abbiamo la tensione della nostra batteria. In questo momento abbiamo 0 A sia in ingresso che in uscita, abbiamo ovviamente la batteria molto scarica. Quello che non dovete considerare mai è il SOC, perché è soggetto a continue evoluzioni in funzione della carica parziale. Se invece caricate e scaricate quasi sempre al 100%, allora a quel punto lì diventa affidabile. Qui riporta dei dati fondamentali, la capacità rimanente, la capacità totale, il SOC, quello che avete messo voi come capacità della batteria, i cicli che sono stati fatti, questo è tutto nuovo chiaramente, insomma, e poi le varie temperature, vedete qui sono riportate tutte, quindi questo è molto utile per vedere la condizione in cui vi trovate, che cosa sta succedendo, se è estate o inverno. Insomma ragazzi, un software completo, mi piace, semplice, sembra macchinoso all'inizio ma che poi dà molta chiarezza, con molta semplicità e funziona veramente bene. Ebbene, anche questo video è arrivato al termine, spero sia stato di vostro interesse come si setta il BMS della Seplos. Anche se non avete le batterie della Mani, ma avete comprato le celle per costruire il 2P16S piuttosto che il mega impianto, tutti i video
che avete visto in questo canale, ebbene avete un'idea chiara di cosa vuol dire il settaggio del CPLOS attraverso il software che viene provveduto appunto dalla Mani. Ragazzi, stiamo andando avanti nella direzione giusta, grazie anche ai vostri commenti, alle domande che fate, perché le reputo un beneficio collettivo in quanto tutti vanno a leggere quello che avviene qua sotto il canale. Quindi vi invito a commentare, vi invito a fare domande che possono essere a beneficio di ovviamente tutti gli altri amici del canale. Grazie ancora ragazzi, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.